Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex e questo è il canale che fa per voi. Sì, perché voi che siete creativi e creative e che avete a che fare con il modellismo. Bene, oggi parliamo di una cosa interessante, soprattutto per i modellisti, in tutte le sue maniere, e parliamo di pigmenti. Oggi parliamo di pigmenti e io uso solitamente i pigmenti della Vallejo o Vallejo, dipende come li volete chiamare, e li ho tutti, come potete ben vedere da questa immagine che vi faccio scorrere sulla mia bacheca di colori. Li ho tutti e perché mi sono serviti nel corso del tempo e quindi piano piano me li sono acquistati tutti alla fine. In realtà ce ne ho anche un paio doppi semplicemente perché erano parte di un pack, poi vi farò vedere anche il pack, magari vi lascio qua un'immagine. E devo dire che i pigmenti si possono usare in tanti modi. Io vi faccio vedere con questo tutorial come si possono usare in 3 modi questi pigmenti. Ve li faccio vedere con questo colore Burn Siena, o insomma marrone siena, proprio perché è un colore che stacca molto dalla plastica. Userò un pezzo di plastica, appunto, di plasticard esattamente, bianco. In questo modo potete vedere come si differenzia e che cosa viene fuori rispetto al colore. Ora andiamo sul tavolo e vediamo come applicare questi pigmenti. Per fare tutto ciò mi servirò di un solito piattino di plastica che mi servirà per appoggiare poi i nostri pigmenti. Abbiamo il nostro pezzo di plasticard per fare le nostre prove, abbiamo il pigmento e aggiungo, per farvi vedere tutte quelle che sono le possibilità con questi pigmenti, il pigment binder sempre di Vallejo, poi vi spiego a cosa serve, e il thinner che è quello per diluire i colori per aerografo sempre della Vallejo, ma va bene anche per altri tipi di colore. Queste sono le 3 cose che ci servono per questo tutorial, oltre ad un pennello. In questo caso io ho un pennello molto morbido e userò anche un pennello un po' più fine, che è questo. Lo mettiamo qui. E poi mi servirà semplicemente una paletta perché mi servirà per prendere poi il pigmento. Andiamo a vedere come mettere questi pigmenti. Con questi pigmenti si possono fare sporcature, ruggini, impolveramenti, tutto quello che riguarda la sporcatura di un modello, quindi dall'invecchiamento addirittura appunto alla ruggine, a seconda dei colori che usate. Io li ho tutti ovviamente, poi vi lascio sotto in descrizione un PDF che ho fatto apposta per voi da scaricare dal mio Google Drive, dove potete vedere tutti i codici dei colori, o meglio dei pigmenti della Vallejo. Sono circa 25 o 27, non mi ricordo, dove sono abbinati i pack. Quindi ci sono dei pack che vanno bene per la cenere, ci sono dei pack che vanno bene per l'impolveramento, per la ruggine e tutto quanto. Vi lascio tutti i codici di questi, sono 4 per ogni pack, dove a 4 di questi pigmenti corrispondono delle sporcature, appunto la cenere, la ruggine, la polvere, l'insabbiamento e tutto quello che ne conviene. Quindi potete avere tutto in un unico PDF, tutto quello che vi serve, e ovviamente potete magari spuntare da quel PDF quelli che vi acquistate, e comunque sotto vi lascio tutti i link necessari. Ma andiamo a vedere che cosa ci serve per fare le prime prove. Allora, si possono usare, appunto come dicevo, in 3 modi, quindi a secco, normalissimi, quindi soprattutto per impolveramento, per sporcature generali e cose di quel tipo. Si possono usare abbinate a questo per avere un effetto più fangoso, chiamiamolo fangoso, perché questo fa in modo che i pigmenti si raggrumino, diventino una cosa più solida e quindi si possano plasmare meglio.
mentre con questo abbiamo una sorta di precisione in più, perché se i pigmenti vengono mescolati al thinner viene una sorta di lavatura quasi, ma che una volta asciutta fa rimanere i pigmenti, quindi potremo controllare meglio dove andare a posizionare i pigmenti. Se una sporcatura va messa solo in un punto e non in altri, se la mettiamo a secco ci sporca tutto il modello. Invece in quel modo e con questo riusciamo a metterlo in quel preciso punto dove vogliamo e dove ci serve. Ma adesso vi faccio vedere. Andiamo a metterlo intanto a secco, questi non c'è bisogno di sbatterli, ecco qua, questi sono i pigmenti, ve li faccio vedere con la palettina, eccoli qua, questi sono i pigmenti, adesso io ne prendo un po', lo metto sulla mia tavolozza, chiamiamola tavolozza, questi li spostiamo al momento così vedete bene, e ne metto addirittura 3 grumini, così almeno possiamo fare le nostre prove. Ecco qua, perfetto. Attenzione perché i pigmenti sono veramente pigmenti in tutti i sensi, quindi hanno il vantaggio di sporcare anche a secco il modello, ma sporcano tanto anche le mani, quindi state attenti a quelle. Io non uso i guanti, ma semplicemente perché ormai sono abbastanza abituato ad usarli, ma voi se potete usate i guanti. Volendo, se volete essere anche più sicuri, non si sa mai, magari una mascherina sarebbe anche l'ideale. Gli occhiali poi ancora meglio, perché quando si tratta di prodotti di questo tipo è sempre meglio usare tutte le protezioni, mi raccomando. Andiamo a fare i nostri test. Iniziamo con quello a secco. Quello a secco io prendo un po' di pigmenti e vado a stenderlo dove mi serve. Quindi questa è la tecnica di sporcatura sostanzialmente di quello che ci serve, quindi su un modello, su un carro, su un'astronave, su un aereo, può essere di qualunque tipo. Questo proprio sporca il modello. Io sto usando un pennello grande proprio per farvi vedere come viene, tutto lì, ma poi potete usarlo anche in maniera più fine con pennelli più fini. Andiamo a scuotere un po' e togliere l'eccesso. Come vedete si è sporcato completamente e questo è lo sporco, io ve lo dico così, vedete che viene via. Ovviamente dopo aver passato questi pigmenti avete due soluzioni: se il diorama, se il modello è statico e dovete lasciarlo lì magari in una vetrinetta che non tocca a nessuno, allora potete lasciarlo così, altrimenti successivamente va dato magari uno spruzzo di trasparente, opaco o lucido, dipende, ma quando ci sporcano le cose di questo tipo si dà prettamente opaco perché bisogna vedere l'opacità della sporcatura. Allora forse è meglio dargli appunto una spruzzata di un qualsiasi trasparente opaco per plastica, va bene, tanto va passato proprio generalmente sul modello e non in determinati punti, oltretutto da far colature, quindi proprio una cosa generale solo per dargli un tocco e per fissarlo meglio, solo nel caso lo diate con un pennello a secco. Adesso andiamo a vedere invece come si può usare con il thinner, che è appunto il diluente per l'aerografo, per i colori aerografo. Lo vado a mettere un po' qui, ho messo qualche goccia giusto per, e vado a mescolarlo con i nostri pigmenti. Una volta che l'ho mescolato, andiamo a metterlo sul modello. In questo caso io farò così giusto per farvi vedere qual è il tipo di sporcatura. Vedete che io posso andare molto preciso sulle parti che mi interessano. Ok, adesso lo lasciamo asciugare. Nel frattempo
Aspettate che vado a prendere lo sciacquapennelli, eccolo qua. E ora passiamo a quello che è l'argomento fango. Scusate il casino, ma devo prendere anche i stracci, mi serve ancora il pennello. Ok, adesso passiamo al binder. Il binder è una sorta di colla, diciamola in questo modo, non è una colla vera e propria, però funge un po' da colla e da collante per i nostri pigmenti. Una cosa che non vi ho detto prima: quando mettete a secco il pigmento così, potete eventualmente anche dargli una spruzzata con questo, andando di goccia in goccia. Se per esempio fate un terreno dove avete delle sporcature e se questo glielo passate sopra con un contagocce, allora potete anche per esempio fissarlo in quel modo, se sono in punti un po' particolari, ecco. Altrimenti, se è una cosa generale, allora potete usare il trasparente. Adesso invece andiamo ad usare questo binder. Ecco qua, hanno i tappi di sicurezza, vedete che un po' sembra un po' colla, insomma, no? Adesso io ne vado a prendere un po', giusto per... ecco qua. E andiamo a dargli una mescolata con il pigmento. Già potete vedere la differenza tra questo e questo. E attenzione che il binder tende a far diventare più scuro il pigmento. Con il binder, tra l'altro, e il pigmento in questo modo, adesso io lo sto facendo molto grossolanamente per farvi vedere, quindi ne ho messo anche poco, potremmo aggiungerne, però come vedete, ecco qua, queste sono le 3 differenze. Questo è a secco, questo è stato fatto con il thinner, quindi più controllato, e questo invece è una versione che vi rende il pigmento un po' più fanghiglioso. Non rimane prettamente lucido, perché non lo rimane, ma se poi volete renderlo lucido come se fosse appunto, non so, fanghiglia, allora potete passarci semplicemente del lucido, anche lucido in boccette va benissimo, e vi rende il tutto più lucido, appunto come se fosse fanghiglia bagnata. Questo è uno dei questi sono i 3 metodi in cui come si possono usare i pigmenti, in questo caso Vallejo, ma se volete risparmiare, ma vi avverto, non risparmiate così tanto, perché si possono prendere semplicemente dei pigmenti che sono quelli che si trovano sono dei pigmenti che usano in cosmetica. Alle volte costano anche meno, in realtà queste boccette vanno dai 3 ai 4 euro, dipende da dove le acquistate l'una. Vi lascio sotto comunque tutti i link per i pack, li trovate anche nel negozio che vi consiglio sotto, che è il mio negozio Amazon, dove trovate tutto quello che provo e quello di cui vi posso parlare. Ma spero vi sia stato utile questo tutorial, chiamiamolo così, per farvi capire come i pigmenti possono darci una mano in qualsiasi situazione per rendere realistico il nostro modello. Bene, siamo arrivati alla fine di questo tutorial. Come al solito vi ricordo che se volete potete iscrivervi qua sotto, e grazie se siete rimasti con me fino alla fine. Spero di avervi dato una mano soprattutto a scegliere la questione sporcature, ruggini,
tutte queste cose che rendono molto più realistico un modellino o un diorama. Questi secondo me, soprattutto la parte dove uso il binder, in questo caso, può essere molto utile quando fate per esempio anche la ruggine. Avevo già fatto un tutorial sulla ruggine con un altro metodo, questo è un altro metodo per realizzare la ruggine. Come tutte le sporcature di marciapiedi, le sporcature di mezzi militari, insomma tutte quelle sporcature che si vuole rendere più realistiche, e questo è uno dei metodi. Io ho usato i Vallejo ma perché ho sempre avuto Vallejo da quando sono usciti e mi sono sempre trovato bene, quindi ve li consiglio perché io mi sono trovato bene. Non è difficile usarli, avete visto, tenete sempre a mente, salvatevi magari questo video per capire esattamente i 3 passaggi e le 3 modalità di uso di questi pigmenti, e io ve li consiglio di nuovo. Non posso dirvi altro perché effettivamente a me piacciono un sacco, io li uso spesso e volentieri per fare tutte queste sporcature che rendono veramente realistico tutto il vostro diorama piuttosto che il vostro modellino. Io vi ringrazio come al solito, tutti i link qua sotto come sempre, e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Alex e Anime dal Mondo è tutto, ciao!